Враги подходят с востока! Они подходят к нам с тыла! Враг сзади! С Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь. С Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь. С Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь. С Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь. С Москвы наркотики, с Москвы наркотики куришь. Наркотики, наркоман, наркоман. С Москвы наркотики, с Москвы наркотики куришь. Наркотики, наркоман, наркоман. Наркоман, наркоман. Хулиган, хулиган. Наркоман, наркоман. Вражеский крейсер уничтожен. Москвы хулиган. Nel video precedente abbiamo recensito la Yamato, una corazzata che svolge perfettamente il ruolo dello sniper dalle retrovie. Oggi andremo a vedere invece una corazzata che si trova all'esatto opposto dello spettro. Parliamo cioè della sovietica Kremlin. Questa grande corazzata sovietica di tier 10 rappresenta perfettamente la corazzata da prima linea, pensata per tankare e pushare con il proprio team a supporto. Prima di iniziare però vi invito anche questa volta a farmi sapere nei commenti che navi vorreste vedere qui sul canale. Cercherò di accontentarvi quando possibile ed in generale comunque ogni commento è molto apprezzato. Tornando alla nave, oggi iniziamo con un piccolo cenno storico. Storicamente parlando, la nave di per sé non è mai esistita, se non in forma di progetto. La Kremlin infatti altro non è che il Project 24, un progetto del 1944 per migliorare ed allargare le corazzate della classe Sovietsky Soyuz, la cui costruzione era iniziata prima della seconda guerra mondiale e mai completata a causa della stessa. Con la fine della guerra, l'evidenza della superiorità dell'aviazione navale e l'indecisione sovietica su come sviluppare la propria flotta, il progetto venne nuovamente lasciato in fase di stallo e successivamente alla morte di Stalin completamente cancellato. Per quanto riguarda la Kremlin su World of Warship possiamo riassumere le sue caratteristiche principali in quanto segue. Per scontri ravvicinati, fatta per pushare, resistente, debole a grandi distanze. Kremlin è una corazzata di ferro, lo scudo per gli alleati che pushano con lei, un nemico che diventa esponenzialmente più pericoloso tanto più ti si avvicina. La nave però paga a buon prezzo la propria forza e precisione nelle situazioni di scontro ravvicinato, diventando ben più debole e meno spaventosa quando forzata nel combattimento a grandi distanze. In buona parte ciò è dovuto al tipo di dispersione molto particolare che si ritrova. Per capire meglio passiamo direttamente all'analisi della sua potenza di fuoco. Come armamento principale abbiamo a nostra disposizione 9 cannoni da 457 mm, divisi in 3 torrette con la classica disposizione di 2 a prua ed 1 a poppa. Il numero di cannoni quindi non è alto, ma è compensato dall'ottimo calibro, che ci permette di overmatchare le corazze da 30 mm, il che ci rende particolarmente forti contro tutti gli incrociatori. Le torrette girano velocemente, con 30 secondi di rotazione, il che è di grande aiuto negli scontri ravvicinati e per puntare agilmente a bersagli diversi. A sottolineare ancora una volta il fatto che questa corazzata sia stata pensata per lo scontro ravvicinato è la portata limitata di soli 20,6 km, senza alcuna possibilità di estensione, né tramite consumabili né tramite modulo della gittata. Come prima preannunciato, particolarmente importante è il tipo di dispersione di questi cannoni, comune anche alle altre corazzate sovietiche. La precisione è estremamente elevata quando il bersaglio è vicino, cioè sotto i 10 km circa, diventando poi assolutamente orribile alla massima distanza di 20,6 km. La scarsa quantità di proiettili combinata con la pessima dispersione ed una ricarica sopra la media di 33 secondi rendono questa corazzata totalmente inutile se giocata lontana dal nemico. Nel ravvicinato invece l'ottima dispersione, l'elevato calibro e l'alta penetrazione vi rendono un avversario a dir poco temibile. Per quanto vi sia possibile quindi tentate di rimanere sempre vicino al nemico, chiudendo ulteriormente la distanza quando la situazione volge a vostro vantaggio.
Purtroppo c'è da dire che non sempre è possibile avvicinarsi facilmente al nemico, a volte a causa di una mappa molto grande e aperta, altre volte a causa della disposizione dei due team. Questo ovviamente è un problema e rende la Kremlin più situazionale e meno consistente di quanto non sarebbe con una dispersione normale. Sia AP che HE sono buoni proiettili, entrambi hanno una buona velocità alla volata di 800 metri al secondo, mantenuta molto bene nella distanza grazie alla massa dei proiettili di 1373 kg. Gli AP hanno uno degli alfa più alti del gioco, a ben 14.500, e gli HE hanno un'ottima possibilità di incendio al 45%. Consiglio di utilizzare principalmente AP e di caricare HE solo contro DD o corazzate perfettamente angolate a lunga media distanza. Perché una nave possa pushare però è sicuramente necessario anche un buon livello di sopravvivenza, quindi passiamo ora a parlare esattamente di quello. Kremlin ha un ottimo pool di HP di ben 108.300, il che la rende la corazzata di tier 10 con più HP in assoluto. Avere tanti HP significa che anche i consumabili per la cura, nonostante siano quelli normali, saranno molto potenti, visto che lavorano in percentuale, permettendovi quindi di recuperare molte migliaia di HP per consumabile. Già che stiamo parlando di cura, è impossibile non nominare anche Nikolai Kuznetsov, il capitano speciale sovietico, e la sua abilità Volontà di Vittoria, che vi renderà ancora più resistenti e difficili da affondare grazie alla cura extra e alle riparazioni istantanee a cui avrete accesso se in fin di vita. Ovviamente quindi, se ce l'avete, vi consiglio di utilizzarlo. Dato che siamo in tema consumabili, parliamo anche della squadra controllo danni particolare che hanno le BB sovietiche. Questo consumabile, a differenza di quello su tutte le altre navi del gioco, non è illimitato, quindi dovete stare attenti a non abusarne e conservarlo per le situazioni importanti, come un push decisivo per la vittoria. Dalla sua però ha il vantaggio di essere a ricarica rapida, solo 40 secondi di base, già inferiore alla normale durata di un incendio, il che vi permette di subire pochi danni e spegnere multipli incendi in un breve lasso di tempo, ideale quindi per le situazioni più concitate e per sopravvivere più a lungo delle altre BB contro uno spam di HE. Altro fattore che viene in nostro aiuto è la ottima protezione antisiluro che riduce il danno del 46%, caratteristica che è perfettamente in sintonia con l'essere una BB da prima linea, zona in cui i siluri sono più abbondanti. Molto importante e molto buona è anche la corazza della Kremlin. Partendo dalla prua, iniziamo subito bene con la presenza di un alto rompighiaccio da 60 mm, che da metà prua in poi diventa addirittura da 150 mm, rendendo quindi impossibile l'overmatch a Yamato e simili corazzate, se non sulla parte più alta della prua, lontano dalla Citadel. La poppa non è fortunata quanto la prua in fatto di protezione, dato che quasi tutta la grande sezione di poppa è da 32 mm, se non per due piccole fasce laterali continuazione della cintura corazzata del fianco, rispettivamente da 300 e da 150 mm. Incredibile punto di forza della nave è l'esteso ponte interamente da 60 mm, un valore che solo gli HE delle corazzate possono permettersi di penetrare, il che ovviamente rende la nave molto resistente allo spam di HE. In combinazione con la corazza del ponte vorrei anche farvi notare quanto piccole siano le sovrastrutture di questa corazzata, ulteriore aiuto contro gli HE. Sul fianco della nave abbiamo invece una fascia alta da ben 150 mm, un ottimo spessore che ci rende immuni da HE overmatch e che se angolato può essere comunque resistente. La vera e propria cintura corazzata della nave alterna sezioni da 410 mm a sezioni da 430 mm, il più grande spessore del gioco per una BB. Quando angolata, la Kremlin è davvero una fortezza galleggiante, molto difficile da danneggiare, capace di rimbalzare parecchi proiettili tra lo spesso rompighiaccio, il ponte molto corazzato, le piccole sovrastrutture e la spessissima cintura corazzata. Non si può certo dire altrettanto quando la nave mostra il fianco alle corazzate nemiche. Dietro alla cintura corazzata è infatti immediatamente presente una grande Citadel, ben più alta del livello dell'acqua, tallone d'Achille della nave. Per quanto molto spessa, la cintura è comunque facilmente penetrabile dai potenti cannoni delle navi tier 10, se mostrata con un perfetto angolo di 90 gradi. Come capitani della Kremlin quindi dovete fare di tutto per chiudere la distanza con il nemico, ma contemporaneamente rimanere sempre angolati per sfruttare al massimo la vostra buona corazza, eliminando i nemici prima che siano talmente vicini da poter sparare direttamente nel vostro fianco.
L'antiaerea della Kremlin ha dei buoni danni ed un'ottima portata di 6,6 km, ma sfortunatamente ha anche un punto debole nascosto, la fragilità delle installazioni contraeree. Potenziare le sue antiaeree è quindi un grosso rischio, perché per quanto forti il nemico rischia di vanificare tutti i nostri sforzi semplicemente colpendoci con qualche salva di grossi HE. Per mitigare questo problema è consigliatissimo l'utilizzo del modulo che aumenta la resistenza delle antiaeree nel primo slot, ma ricordatevi che anche così rimarranno comunque abbastanza fragili, quindi non fateci troppo affidamento. Per quanto l'antiaerea sia buona, vi ricordo che comunque siete un bersaglio enorme, quindi una CV non avrà molta difficoltà nel colpirvi, ma almeno perderà qualche aereo nel mentre. Le secondarie sono troppe poche, con una ricarica nella norma, una gittata nella norma ed una precisione solo leggermente migliorata. Nulla quindi di veramente rilevante e certamente non adatte ad una costosa build a secondarie. Per quanto la nave sia buona negli scontri ravvicinati, non è sulle secondarie che dovete puntare con questa nave, bensì sulla vostra ottima sopravvivenza e sui vostri cannoni principali. La mobilità è abbastanza buona per una corazzata. La velocità massima è di 29 nodi e mezzo, abbastanza da potersi muovere facilmente in giro per la mappa. Il timone è buono per una corazzata così grande, a soli 16,3 secondi, ma controbilanciato da un raggio di virata spropositato, più adatto ad una portaerei che ad una BB, di ben 1090 metri. L'insieme di queste caratteristiche significa che siete mobili abbastanza per posizionarvi dove volete e per angolarvi facilmente verso le navi nemiche, ma troppo goffi e troppo grandi per schivare facilmente i siluri nemici. La mimetizzazione, nonostante la vostra enorme stazza, è leggermente sopra la media delle BB Tier 10, abbassabile fino a 13,6 km, un valore non male che vi permetterà di tanto in tanto di cogliere qualcuno di sorpresa o di riuscire a disingaggiare per recuperare un po' di HP e ricaricare i consumabili quando necessario. In conclusione, trovo che Kremlin sia una nave ok, forte e divertente da giocare quando può chiudere le distanze con il nemico e ha il supporto del proprio team, ma frustrante quando costretta a rimanere a distanze più elevate, che purtroppo è lo scenario più comune nelle battaglie random. Gli scenari migliori per questa nave forse sono proprio quelli più competitivi e con meno navi presenti, come Ranked o Clan Battle, dove il supporto del proprio team è più sicuro e dove quindi può essere sfruttata più facilmente la sua forza nel pushare un obiettivo. Per quanto riguarda l'analisi, questo è tutto. Ora facciamo un salto in porto e diamo un'occhiata a moduli e skill consigliate. Per i moduli, nel primo slot andremo ad utilizzare armamento ausiliario modificato 1 per rendere più resistenti le antiaeree, d'altronde le torrette sono già molto corazzate. Nel secondo slot utilizzeremo sistema di controllo danni modificato 1, nel terzo slot andremo ad utilizzare sistema di puntamento modificato 1, d'altronde le torrette sono già molto veloci, le secondarie non sono utili. Nel quarto slot andremo ad utilizzare sistema di controllo danni modificato 2, che ci permette di resistere meglio a incendi e allagamenti, d'altronde come vi dicevo la Kremlin ha già un buon raggio di virata a 16,3 secondi, scusate, un buon tempo di rotazione del timone a 16,3 secondi. Nel penultimo slot abbiamo invece sistema di mimetizzazione modificato 1 che ci permette di scendere a 13,6 di mimetizzazione e nell'ultimo slot andiamo ad utilizzare batteria principale modificata 3 per la ricarica più veloce. Come potete vedere qui manca il modulo della gittata, potremmo anche avere il modulo leggendario ma sinceramente non ve lo consiglio perché vi va a togliere una carica di consumabili, quindi diventate molto meno resistenti, ricaricate ancora più velocemente ma perdete anche portata che è già bassa di suo a 20,6 km. Per quanto riguarda le skill del capitano, io stavo testando specialista delle riparazioni di emergenza giusto perché avevo il capitano con questa skill migliorata, ma sinceramente non fa molta differenza visto che il buff rimane comunque piccolissimo anche con la skill migliorata a solo il 4%. Vi consiglierei invece come prima skill di andare a prendere manutenzione preventiva. Quindi manutenzione preventiva, come seconda skill vi consiglio di prendere ingrassatori di equipaggiamenti giusto per rendere ancora più veloci e reattive le vostre torrette. Come skill da 3 punti scarica di adrenalina e poi vi consiglio di prendere le classiche 3 skill da 4 punti esperto delle riparazioni di emergenza, esperto di occultamento e esperto di prevenzione incendi che vi renderà molto più resistenti di quanto già non siate. Dopodiché come ultime skill da prendere vi consiglierei protezione antisiluro migliorata che aggiunge un ulteriore 10% alla già ottima protezione antisiluro di questa nave, raggiungendo quindi il 56%. Solitamente prendo vigilanza come skill, ma
come vi dicevo, questa nave è talmente grande, con un raggio di virata talmente grande, che è praticamente impossibile evitare i siluri, anche se sono già stati spottati. Quindi piuttosto, visto che già abbiamo una buona protezione antisiluro che ci protegge per il 46%, migliorandola ulteriormente riusciamo a tankare ancora meglio questi siluri e a renderli un pochino meno rilevanti. In più vi aiuterà anche contro le portaerei, che droppandovi con il loro aereo siluranti vedranno il loro danno molto ridotto. La mia recensione della Kremlin giunge quindi al termine, spero il video vi sia piaciuto, se così è stato vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e se volete vedere altri contenuti simili di iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa nave e quali navi vi piacerebbe vedere nei prossimi video sul canale. A presto!